mio canale. Allora, finalmente faccio questo video. Ho sempre voluto fare il video di questa casa perché probabilmente sarà la casa più bella che avrò nella mia vita, ma ho sempre detto, dobbiamo aggiungere altri mobili, dobbiamo aggiungere delle cose, non è ancora pronta, ma alla fine penso che non sarà mai pronta e siccome non staremo in Cina per sempre, probabilmente, forse lo sappiamo già, chi lo sa? Comunque, prima che andiamo via, se andremo via, vorrei fare questo video per avere un ricordo di questa casa che amo, amo, amo. Il video dell'intera casa finita penso che non l'abbiano visto neanche i miei genitori perché gli mando solo foto di pezzi di casa ogni volta che ho bisogno, tipo aiuto, mi sta morendo la pianta, che cosa devo fare? Click, foto di angolo con pianta mezza morta, desolata. Quindi saranno felici anche loro di vedere finalmente la casa. Voglio anche parlarvi di come trovare casa a Shanghai, visitare gli appartamenti, come funziona, e voi potreste dire Elisa, so come si cerca un appartamento, ma ricordatevi che qua siamo in Cina, quindi tutto è strano, tutto è diverso, tutto è particolare. Se vi piace questo tipo di video mettetemi un like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale per vederne altri. Faccio solitamente un video alla settimana, quindi cominciamo! Dunque, voglio parlarvi di come si cerca casa a Shanghai perché è diverso da tutti gli altri posti in cui ho vissuto. Volendo puoi andare nelle agenzie immobiliari che trovi per strada. Il problema è che qua, come ho già spiegato nel video prima di questo, nessuno parla inglese, di conseguenza è molto difficile anche cercare casa. Personalmente io ho usato internet, nel senso che già quando abitavamo a Hong Kong, quando abbiamo saputo che dovevamo trasferirci a Shanghai, io ho iniziato a cercare case su internet. Funziona come ogni altra cosa qua in Cina, cioè tramite QR code. Praticamente tu trovi l'annuncio della casa che ti interessa e troverai anche il QR code relativo a quell'agenzia immobiliare in particolare. Lo scansioni con WeChat. Se non sapete di cosa sto parlando, per favore andate a vedere il video prima di questo, le 6 cose strane che probabilmente non sai sulla Cina, e capirete che tutto funziona tramite QR code e tramite WeChat, che è il loro sostitutivo di WhatsApp, ma con WeChat possono fare letteralmente tutto, tra cui cercare casa. Quindi si scansiona questo QR code tramite WeChat e ti mette in contatto direttamente con l'agenzia. Ora, gli annunci per le case sono diversi, nel senso che gli annunci che trovo io, che cerco Apartment for Rent Shanghai, mi verranno fuori annunci in inglese. Di conseguenza mi verranno fuori case tendenzialmente pensate da affittare a uno straniero come me, e di conseguenza tendenzialmente i prezzi delle case che affittano agli stranieri sono più alti delle case pensate per i cinesi. E sono anche molto diverse. Ci sono zone qua a Shanghai che sono abitate tendenzialmente da occidentali e zone che sono più cinesi. Di conseguenza, se io trovo una casa che mi piace dall'annuncio su internet e l'annuncio su internet è scritto in inglese e contatto quell'agenzia, probabilmente quell'agenzia ha la gente che parla in inglese. Infatti così è stato per me. Ho contattato diverse agenzie tramite WeChat. L'agente immobiliare è venuto a prendermi nell'hotel in cui stavo in quei giorni a Shanghai con lo scooter, con lo scooter elettrico che qua a Shanghai usano tutti e che abbiamo anche noi. Semplicemente portandomi dietro di lui sullo scooter siamo andati nei vari appartamenti che potevano interessarmi. Una cosa che non tutti sanno di Shanghai è che ha un sacco di villette a schiera, letteralmente si chiamano lane house, ed è una cosa che mi ha scioccata quando sono arrivata qua, perché ci sono quartieri interi pieni di queste villette a schiera, sembra di stare in Europa. È una cosa bellissima, ma anche lì è un po' una trappola per gli occidentali, nel senso che te le affittano a un sacco di soldi, e magari ci entri dentro e sono anche molto belle, sono spesso piccoline però
tutte ristrutturate, perfette, meravigliose. E poi però tutto intorno alla casa o anche soltanto le scale che devi salire per arrivare al tuo appartamento sono terrificanti, sporchissime, piene di animali, insetti, robe che non vorresti avere nei pressi del tuo portone di casa. E questo però tanti occidentali non lo sanno, cercano su internet appartamento a Shanghai, vedono tutti questi annunci di queste villette stupende, meravigliose, magari non hanno neanche tempo di andarle a visitare più di tanto e poi rimangono fregati. Quindi la Lane House è una cosa che ci hanno sempre sconsigliato, a meno che non sei disposto a spendere davvero tanti soldi e riesci a trovare quella a un piano molto alto, che il massimo che può essere è terzo piano, perché sono appunto delle casette, perché se no d'estate soprattutto ti entrano in casa un sacco di amici animali, amici topi, amici scarafaggi. Ho già i fantasmi, non ho bisogno di altri esseri in casa. Quindi se mai cercherete casa a Shanghai, io personalmente consiglio un palazzo. Il piano più alto è meglio, è perché comunque qua c'è un inquinamento veramente tremendo. Spesso vedrete questa nube bianca che non ti permette di vedere il palazzo di fronte a te, quello è tutto smog. Quindi se sei a un piano più alto, diciamo che è leggermente meglio. Per quanto riguarda i prezzi, tutti ci dicevano Shanghai è carissima, preparatevi, è una città super cara, ma queste persone probabilmente non avevano vissuto a Hong Kong, perché Hong Kong è la città più cara del mondo, credo, soprattutto per quanto riguarda gli affitti. Per farvi un esempio, qua a Shanghai uno studio apartment, cioè un monolocale, quindi una stanza molto piccolo, in una zona abbastanza bella, abbastanza centrale, lo pagherete sui 5.000-6.000 yuan, che sarebbero circa 500-650 euro al mese. A Hong Kong uno studio apartment in una zona non super lontana dal mondo lo pagate almeno 1.600 euro al mese, ok? 1.600 euro al mese, un monolocale. Quindi mi va di dire che Shanghai non è cara. Ovviamente dipende da che cosa stai cercando, perché ci sono case bellissime, gigantesche nel centro della città che possono costare anche 3.000 euro al mese, ma a Hong Kong una casa da 60 metri quadri in una zona decente ti costa 5.000 euro al mese. Quindi diciamo che venendo da Hong Kong a Shanghai, se qualcuno mi chiedesse Shanghai è cara come città, io risponderei no. E adesso voglio farvi vedere la mia casetta. Hey, what's up? I'm Kim Kardashian and welcome to my crib. Come tanti di voi sapranno già, perché il 99% delle visualizzazioni dei miei video sono i miei amici e i miei parenti, io lavoro da casa, quindi passo un sacco di tempo a casa. Per me la casa è importantissima e devo starci bene, deve esserci una buona energia, questo è veramente fondamentale per me. Mi volevo fare un caffè, quindi direi che partiamo con la cucina. Le cucine nelle case cinesi sono sempre minuscole, non troverete mai una cucina con più di 2 fuochi, a volte ne ho viste con 3 fuochi, tipo con un fuoco piccolino in mezzo, ma le nostre cucine con 4 o addirittura 6 fuochi qua non esistono. Comunque anche gli spazi così grandi come questa cucina non sono comuni nelle case tipiche cinesi. Questa casa in particolare prima era un ufficio, quindi non so, è strutturata in modo forse diverso, e so anche che le case pensate per gli occidentali comunque tendono ad avere cucine più grandi. Questo è il posto dove spendo la maggior parte delle mie giornate, perché lavoro su questo tavolo, ed è il soggiorno.
Allora, questo proiettore è praticamente il motivo per cui abbiamo preso questa casa. Perché siamo entrati e ci siamo innamorati di questo proiettore, di questo schermo gigante con cui già ci immaginavamo guardare i film insieme con Edo. Poi effettivamente è un po' una fregatura perché di giorno nessuno di noi due guarda la TV, però se uno volesse per caso di giorno guardare la TV non può perché chiaramente con la luce del sole non si vede. E un'altra cosa molto inquietante che succede, ma questo è probabilmente perché c'è un piccolo fantasma anche in questa casa. Ok, ogni volta che ne parlo succede qualcosa, ditemi se volete che faccia un video su questa cosa qui perché è inquietante, è inquietante. Dicevo, ok, Elisa, ok. Una cosa che succede con questo proiettore è che qualcuno o qualcosa si collega e stranamente oggi no, però è come se qualcuno con un dispositivo da un altro appartamento qua di fianco si collegasse, perché ci si può collegare tramite Bluetooth, e praticamente io posso sentire tutto quello che fa. Cioè tutte le notifiche che gli arrivano quando gli suona il telefono e sento tutte le sue telefonate, ok? In cinese, quindi non so assolutamente che cosa si dicano, però ecco, è un po' inquietante, di conseguenza finisco per tenerlo scollegato per tutto il giorno perché creepy. Posso tenerti con me? Andando avanti troveremo la mia stanza preferita, cioè la stanza dello yoga. Praticamente quando cercavamo casa ci tenevamo davvero tanto ad avere la stanza da letto in più perché appunto volevamo farci yoga. Io amo yoga, di conseguenza assolutamente stanza in più yoga. In questa stanza yoga è stato fatto forse i primi 10 giorni in cui abbiamo vissuto qua e poi mai più, di conseguenza abbiamo detto trasformiamolo in un ufficio. Quindi abbiamo comprato questa scrivania a ben 6 euro su Taobao. Comunque abbiamo detto trasformiamolo in un ufficio così almeno io posso lavorare qui nella mia stanza della serenità, ma il problema è che il nostro magnifico wifi non prende fino qua e di conseguenza se io vengo a lavorare su questa scrivania il mio computer non si collega a internet perché appunto come ho già spiegato nel video prima di questo in Cina la connessione funziona molto male, quindi questa fondamentalmente è una stanza inutile. E per la cronaca, questo è il mio armadio e questa è la cabina armadio di Edo, ok? Sì, ha una cabina armadio. Andando avanti, alla prossima stanza, qua c'è il bagno. E qui la camera da letto. In realtà abbiamo due bagni, abbiamo un altro bagnetto piccolino laggiù all'ingresso, ma meglio se rimane chiuso perché non lo usiamo mai, di conseguenza è una specie di sgabuzzino. Per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto per favore mettete un like, lasciate un commento e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo la prossima settimana con un altro video.